Ciao riders e ben arrivati sul canale di Bikes for Eddie, io sono Eddie e nel video di oggi vi voglio raccontare 5 cose che dovete sapere prima di correre e ordinare la nuova Honda Transalp 750. Allora, prima cosa che vi voglio raccontare riguarda ovviamente il motore, il cuore pulsante della moto. Probabilmente avete già letto gli articoli e un sacco di note tecniche, quindi saprete già che il motore della Honda Transalp 750 è strettamente derivato, anzi è sostanzialmente lo stesso rispetto a quello della Hornet 750 da poco presentato. È un motore che presenta 92 cavalli e 75 Nm di coppia. Quello che forse non sapete è che questo tipo di motore, che ha un manovellismo a 270 gradi, dovrebbe conferire, nonostante sia un bicilindrico fronte marcia, una sorta di feeling da Baby Africa Twin, perché il manovellismo a 270 gradi garantisce un tipo di funzionamento e soprattutto un sound molto simile al bicilindrico AV, che era il motore che originariamente di cui era dotata la Honda Transalp. Inoltre, con 92 cavalli è un motore davvero molto interessante, perché si pone al vertice della gamma, avendone circa una ventina in più rispetto a quella della diretta concorrente, la Yamaha T7, che ne ha una settantina, e addirittura una decina in più rispetto alla Touareg 660, che ne ha circa 82. A questo punto, allora, quando ho provato la Yamaha T7 e vi ho raccontato che mi mancava un pochettino di potenza per fare magari i sorpassi in due con i bagagli, ecco che il nuovo motore, quello della Honda Transalp 750, potrebbe colmare questo gap e quindi di conseguenza essere davvero la moto perfetta per fare un po' di tutto da soli o in coppia, dallo urban commuting fino a farci un viaggetto o magari un fine settimana al mare o in montagna. Inoltre la Honda Transalp 750 è dotata di una serie di feature davvero interessanti. Ovviamente ha un cambio a 6 marce, ha un comando dell'acceleratore integralmente ride by wire. E i tecnici Honda dicono che il motore sia un motore bello, pastoso, interessante da utilizzare. Questo ovviamente lo sapremo quando avremo l'opportunità di salirci in sella. Il capo progettista Mr. Sato ha rimarcato all'interno delle conferenze stampa e dei comunicati che Honda ha divulgato nei giorni scorsi il fatto che la Honda Transalp 750 debba essere una moto totale che garantisca un estremo comfort di marcia, che dia il giusto numero di cavalli e la giusta coppia, soprattutto ai bassi e ai medi regimi, per privilegiare soprattutto un certo tipo di turismo, e quindi non dovrebbe essere un motore che ha dei picchi di potenza molto spostati in là nella curva di erogazione, ma al contrario un motore che ci permetta di andare a spasso e goderci una bella gita. Completano la dotazione un bel serbatoio da 17 litri che dovrebbe garantire un'autonomia di circa 400 km, quindi davvero un buon raggio, soprattutto per una media. E quali sono le dirette concorrenti della Transalp 750 da questo punto di vista? Beh, due ve le ho già anticipate, sono sicuramente la Aprilia Touareg 660 e la Yamaha T7, in particolare la World Ride, anche lei con un serbatoio da 21 litri, quindi con grande capacità e grande autonomia di viaggio. C'è poi la nuova DE 800 della Suzuki con un motore leggermente più grosso, che sulla carta dovrebbe essere quella che davvero potrebbe impensierire la Honda Transalp 750. La seconda cosa che dovete sapere sulla Honda Transalp 750 prima di andare ad acquistarla è come è fatto il suo telaio, in particolare il fatto che il telaio, pur essendo in acciaio, sia un telaio davvero molto leggero. All'interno delle note stampa di Honda si legge che il peso del telaio è di circa 18 kg, il che permette, anche in virtù di altri risparmi di peso, di contenere il peso totale della motocicletta in ordine di marcia a circa 208 kg, che è un peso davvero ragguardevole, visto e considerato che la T7 ne pesa circa 200, quindi abbiamo una ventina di cavalli in più, ma più o meno lo stesso peso. Il telaio è una doppia trave o un diamante in acciaio completamente nuovo, con la parte posteriore saldata rispetto a quella anteriore. Davvero i tecnici hanno fatto un ottimo lavoro, perché il telaio visto nudo è davvero molto sexy. Qui coloro che hanno già guardato le schede tecniche, ad esempio della Suzuki D800, potranno vedere che su quel modello il telaio posteriore è imbullonato, mentre qua è saldato, il che rende molto più facile la sostituzione, essendo saldato, rispetto a questo in caso di caduta. Però io non credo che questo sia un grande punto di svantaggio della Honda Transalp 750. Per quanto riguarda le sospensioni, la dotazione di serie prevede una forcella a steli rovesciati Showa da 43 mm all'anteriore e un monoammortizzatore sempre Showa al posteriore. Sia il posteriore che l'anteriore hanno la possibilità di regolare solo il precarico idraulico della molla, che poi però, diciamolo, su una moto del genere è quello che serve davvero, perché quando siamo in vacanza da soli o in due, o magari in due con i bagagli, abbiamo la necessità di
indurire, passatemi il termine, la sospensione anteriore o quella posteriore a seconda del tipo di carico che stiamo mettendo sulla motocicletta, e sicuramente non avremo il tempo e la voglia di metterci a regolare la compressione e il freno idraulico della forcella o del mono per avere delle sensazioni migliori, soprattutto se stiamo facendo un viaggio o magari anche del fuoristrada leggero e ci stiamo godendo una bella vacanza e non stiamo cercando di conseguenza la massima performance. Ovviamente la dotazione delle ruote è un 21 pollici anteriore e un 18 pollici posteriore, il che strizza molto l'occhio alla possibilità di fare del fuoristrada e anche di fare del piccolo off-road un pochettino più impegnativo, magari con la gommatura giusta, e anche in virtù del fatto che c'è un 18 al posteriore e un 21 all'anteriore sarà possibile scegliere tra una vastissima gamma di pneumatici con cui dotare la nostra Honda Transalp 750, a seconda ovviamente del tipo di utilizzo che ne vorremmo fare, più turistico o più fuoristradistico. Infine, per quanto riguarda i freni, abbiamo una coppia di dischi da 310 mm all'anteriore servite da due pinze a doppio pistoncino della Nissin. I tecnici Honda dicono che l'impianto frenante è strettamente derivato da quello della Hornet 750, ma ovviamente è un pelino più morbido per garantire per evitare di avere quella aggressività, soprattutto nell'inizio della frenata, che nelle fasi di off-road potrebbe dare fastidio e magari far incorrere in qualche caduta ovviamente non ricercata. La moto è alta, sembra molto alta, 850 mm da terra. Io credo che per un pilota della mia statura, 1,86 m, possa essere perfetta, anche perché garantisce una luce a terra di circa 200 mm e nel caso di un fuoristrada magari anche più impegnativo è davvero una grande mano avere la moto così alta da terra. Sicuramente, e di questo ne parliamo dopo quando parliamo degli accessori, ci saranno degli accessori che permetteranno di abbassare la sella e l'altezza totale della moto anche per i piloti di minor statura. Terzo punto da sapere, tecnologia. Sicuramente EICMA 2022 è stato un salone particolare in cui le moto hanno fatto vedere che sono sempre più connesse ai nostri smartphone e ovviamente la Honda Transalp 750 non è da meno. Incorpora infatti un bel LCD a colori che incorpora tutte le informazioni necessarie del pilota e permette connettività sia Android che iOS in maniera tale da poter connettere i propri smartphone direttamente al cruscotto della nostra moto. Il cruscotto è ben leggibile, è a colori, sicuramente allineato con quello della concorrenza e spinge ancora più in avanti questa connettività che c'è sempre di più tra le moto e i nostri device cellulari, poiché proprio sul display è possibile consultare il telefono e farci un mirroring. Dal punto di vista dell'elettronica ovviamente abbiamo un sacco di riding mode, 4 differenti, uno configurabile e addirittura uno dedicato alla guida in fuoristrada e al gravel, cioè alla ghiaia leggera. Ci sono diversi tipi di mappatura del motore, diversi tipi di mappatura della frenatura del motore. Nello specifico possiamo contare su 4 livelli di erogazione della potenza e 3 livelli di gestione del freno motore. Inoltre ci sono la bellezza di 5 livelli di traction control, uno completamente dedicato alla guida su gravel e come sempre abbiamo l'ABS che è gestibile e disinseribile sulla ruota posteriore in maniera tale da permettere al pilota di fermare la moto e inchiodare la ruota posteriore soprattutto durante le fasi di fuoristrada. Ovviamente abbiamo diversi riding mode, abbiamo un wheelie control incorporato all'interno del mezzo e una modalità di guida completamente off-road. Così a prima vista mi sembra che manchi un solo accessorio che è il cruise control, ma non ancora controllato con attenzione, anche perché non c'è ancora il listino prezzi e di conseguenza anche il tipo di accessori che saranno disponibili. Sicuramente però questa potrebbe essere una grave lacuna. Quarto punto che assolutamente dovete conoscere della Honda Transalp prima di andare a coricarla e che a me personalmente piace molto è relativa allo stile. Sicuramente la linea è ispirata alla famiglia NV, in qualche modo anche la Hornet 750 si richiama a questi stilemi. Bene, ne ho già sentite di tutti i colori sulla linea della nuova Transalp 750. A me personalmente è una linea che piace, la moto mi appare snella, mi appare filante, soprattutto mi piace quel retro look che hanno cercato di dare alla motocicletta con determinate colorazioni e con l'adozione di un logo che richiama direttamente quello del 1987, quando proprio la prima versione della Honda Transalp venne presentata al grande pubblico. Sicuramente non è una moto che fa immediatamente battere il cuore, non è una di quelle moto super personali a cui
le case ci hanno abituato negli ultimi anni. È una linea forse molto più anonima, è una linea che non fa emozionale, ma che io personalmente trovo molto filante, leggera, ed è una linea che credo che non sia destinata ad annoiare nel corso degli anni, quindi per me è assolutamente super promossa. Se c'è una cosa che non mi piace, ovviamente come sempre è il silenziatore, perché lo vedo davvero goffo e lontano dalla linea di tutta la moto, ma tanto quello lo facciamo saltare appena la prendiamo, magari mettendoci un bel SC o un bel Akrapovic. Quinto elemento che dovete sapere prima di andare a ordinare la nuova Honda Transalp 750 è un pochettino della sua storia. La Honda Transalp 750 viene presentata al pubblico nel 1986 e venduta a partire dal 1987. Quando viene presentata al pubblico arriva sulla scia delle maxi bicilindriche dakariane che le case giapponesi avevano iniziato a produrre per fare una concorrenza alle teutoniche BMW, che riuscivano, grazie alla loro affidabilità al baricentro basso, a portare a casa dei buoni successi nelle competizioni come la Parigi-Dakar o il Rally dei Faraoni, che in quegli anni davvero spopolavano e soprattutto erano di tendenza e guidavano il mercato delle maxi enduro, delle moto super adventure. Bene, la Honda Transalp 600 all'epoca venne presentata nel 1986, come vi raccontavo prima, e lasciò tutti un pochettino di stucco, perché tutti ci aspettavamo una moto molto filante, molto scarna, poco addobbata, e invece Honda uscì con una linea filante, una carena molto attillata che copriva quasi completamente il motore, derivato dalla piattaforma NV, e di conseguenza un motore molto fluido con un'erogazione della potenza che permetteva di fare già all'epoca un pochettino di tutto. Un bel faro quadrato, una protezione abbondante aerodinamica per pilota e passeggero e soprattutto un doppio scarico molto rastremato sul lato destro a mitraglietta, il che permise immediatamente di alloggiare delle valigie. Presentando il progetto Transalp, cosa che vuole fare ancora Honda oggi, sicuramente si favorì la versatilità e l'utilizzo in tutte le condizioni. Infatti la Honda Transalp fin dall'inizio venne scelta e ebbe un grandissimo successo all'interno del pubblico, perché era una moto versatile, esattamente come vuole essere versatile la moto che è stata appena ripresentata con lo stesso nome. La Honda Transalp del 1987 permetteva infatti di accompagnare i figli a scuola, di andare a farsi la vacanza durante il fine settimana e, perché no, di farsi magari un viaggio più lungo e andarci fino a Caponord montando un bel set di valigie. Le caratteristiche fondamentali della Honda Transalp 600 quando uscirono furono appunto questo motore bicilindrico a V che faceva completamente dimenticare le pistonate dei maxi enduro, le vibrazioni, il rumore che faceva saltare gli antifurti quando si circolava per le vie del centro. La Transalp 600 era una moto molto civile, molto discreta, che poco per volta permise al pubblico, soprattutto europeo, di affascinarsi a questo modello. Una moto affidabile, come sempre vuole Honda, con un motore che di fatto era un muro e permetteva di superare, e anche di molto, le svariate centinaia di migliaia di chilometri. Nel corso degli anni ci sono stati degli aggiornamenti, quelli del 91, del 94, del 97, che poco per volta hanno permesso alla moto di rimanere moderna, rimanere aggiornata senza mai cambiare la propria natura, il fatto di voler essere una moto poco impegnativa, una moto adatta a fare più o meno tutto, che strizzava l'occhio a quel tipo di clientela, anche entry level, che voleva godersi la moto in libertà senza dover pensare troppo al tipo di utilizzo che ne avrebbe fatto una volta acquistata. Infatti, grazie alla dimensione delle ruote, a un motore dall'erogazione docile, ad una serie di artifici ergonomici che la rendevano adatti veramente a qualsiasi tipo di cliente, nel corso degli anni la Honda Transalp divenne una delle moto più vendute. La vera rivoluzione arrivò nel 2008, quando la cilindrata, partita da 600, arrivò fino a 700 con delle linee che a me personalmente non convincevano più di tanto. Purtroppo nel 2013, senza nemmeno annunciarlo, la produzione della Honda Transalp, che nel frattempo dal Giappone si era trasferita prima in Italia e poi in Spagna, venne cessata, per riprendere a 10 anni esatti di distanza con la commercializzazione del modello 750 proprio nel 2023.
Bene, io spero che questo video vi abbia aiutato a conoscere qualcosa di più della Honda Transalp 750, che personalmente non vedo l'ora di provare per capire se potrebbe essere una delle moto tuttofare con cui affrontare il 2023. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, vi ha fatto passare un po' di tempo piacevole in mia compagnia, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e magari condividere anche questo video con i vostri amici se pensate che loro possano essere interessati al tipo di informazioni che vi ho raccontato. Per il video di oggi è tutto, io vi saluto. Spero di stare di nuovo presto con voi e fuori dal letto e ci vediamo la settimana prossima con 2 nuovi video. Ciao Riders!